Circa 10 anni fa, nel lontano 2007, venne presentata al pubblico la Maserati Gran Turismo, un'opera d'arte su 4 ruote nata dalla matita di Pininfarina. Nel corso di questo 2018 però sembrava essere il caso di dare una rinfrescata alla linea, non qualcosa di profondo che avrebbe snaturato un progetto che è di portata ciclopica, ma dei tocchi di stile esattamente nei punti giusti. Sono la calandra, i fari e i paraurti, che i designer non so con quale coraggio hanno cambiato su questa nuova Maserati Gran Turismo. Onestamente io avrei avuto timore fossi stato il brand a cambiare quella che un'auto che è diventata un'icona dell'automobilismo mondiale. Eppure evidentemente ai vertici del brand c'è qualcuno più coraggioso di me. La calandra è ispirata a quella del concept Maserati Alfieri, presentato al Salone di Ginevra 2014, e mi ricordo che quando lo vidi dal display del PC sbarrai gli occhi e cominciai a sbavare, una cosa incredibile, e infatti è più grande rispetto al passato, così come sono state ridisegnate le prese d'aria ai lati del paraurti e lo splitter inferiore, tutto per cercare di migliorare l'aerodinamica. Mentre invece per dare un tono diverso, un aspetto diverso a tutto il frontale sono stati riprofilati leggermente i gruppi ottici. Anche al posteriore invece il paraurti è stato ridisegnato per esprimere meglio i volumi e poi ingloba dei terminali di scarico ovali dai quali esce un sound di scarico fantastico. Guardate, se ci penso, la pelle d'oca. Un grande colpo per Maserati, ma soprattutto per Pininfarina, perché se la linea di quest'auto dopo 10 anni risulta ancora attuale, probabilmente la potrebbe incorniciare tra i suoi più grandi successi. C'è da dire però che gli interni in effetti sembrano rimasti un po' a 10 anni fa, se non altro per il display al centro della strumentazione, oppure la retroilluminazione verde o questo volante, che in effetti non mi ha convinto più di tanto. Ma in compenso i sedili in pelle poltrona frau ti fanno sentire la strada in modo importante. Non saprei come altro spiegarvelo, perché è proprio una sensazione corporea, la senti che ti scorre sotto la strada. Nel frattempo è arrivato un aggiornamento tecnologico con un display da 8.4 pollici touchscreen, tra l'altro con protocolli Android Auto e Apple CarPlay, poi c'è la retrocamera e a dare un tocco di eleganza in più l'orologio al centro della plancia. E allora la vogliamo strapazzare un po'? Vogliamo sentire questo vuoto come canta? Accendiamola, va? Sono ancora una volta sul circuito del Sele di Battipaglia, che si è reso come sempre disponibile. Infatti io ringrazio tanto il proprietario per parlare, o meglio per tornare sul concetto di congelamento di un particolare a 10 anni fa. E stavolta mi riferisco alla guida, ed è positivo, perché di auto così fisiche nella guida non ne fanno più. Basta pensare al servosterzo idraulico, che per azionarlo devi pompare gli avambracci, i bicipiti, che poi tra l'altro onestamente l'anteriore punta in modo anche discretamente preciso, però è proprio il carico di sterzo che è forte, ti fa sentire un'aria racing. Così come sono tosti i pedali, per giunta sembrano naturalmente pensati per essere utilizzati l'acceleratore con il destro e il freno col sinistro, te lo chiedono proprio. Avanti al selettore del cambio automatico ZF a 6 rapporti c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, ma bando subito alla ICE, Increased Control Efficiency, e piazziamo su Sport per sentire questo scarico a chilometri di distanza. Dimenticatevi per un istante di un mondo fatto di motori solo turbo, perché questo V8 da 4.7 litri e 460 cavalli è aspirato, uno degli ultimi purtroppo del suo genere e della sua generazione. Derivazione Ferrari e con una tonalità di scarico che solo il lavoro combinato di queste due eccellenze del Made in Italy poteva garantire.
tra l'altro personalizzato da Maserati con l'utilizzo di un albero motore a croce non piatto come Ferrari. 7200 giri il regime di rotazione massimo, mentre la potenza massima sia a 7000 giri, in un crescendo che, vi garantisco, vi porta su un altro pianeta. Diciamo che ogni automobilista e appassionato d'auto dovrebbe fare scuola su auto del genere. E ragazzi di oggi, abbandonateli questi videogiochi, perché questo è molto meglio. Seppur sia lunga 4 metri e 91 centimetri, questa Maserati Gran Turismo ha la sua agilità. Chiaro, le sospensioni non sono da pista, ma hanno raggiunto un buon compromesso. D'altronde questa è una Gran Turismo, come suggerisce stesso il nome. Sono a quadrilatero con doppio braccio oscillante, poi c'è una distribuzione dei pesi che è al 49% avanti e il 51% dietro. Mi raccomando, comunque ad ogni curva collegate il cervello al piede destro, perché al resto ci pensa il differenziale autobloccante asimmetrico. Al 25% in trazione e al 45% in rilascio, e si vola! Allora, se no, anche questa Gran Turismo esprime esattamente la materializzazione del concetto di Maserati, nient'altro. Allora mi raccomando, fatemi sapere con tanti commenti se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto se il sound di questo vuoto si è scatenato anche sulle casse del vostro PC o smartphone, in base a dove mi state guardando. E ricordatevi di iscrivervi al canale. Io adesso sport, ci tiro giù 2 marce e vado. Ciao!